che voi abbiate 20 anni, 30 anni, 40 anni, forse anche 50 anni, sicuramente se parliamo di Peugeot e di sportività, vi viene in mente una sigla, GTI, 205 GTI, 206 GTI e la più nuova anche 208 GTI, ma lì c'è stato un piccolo cambio perché Peugeot vuole comunque mettere in mostra anche il suo passato, anche il suo presente da campione rally, quindi tutta la divisione sport di Peugeot. Infatti ha aggiunto nella 208 GTI, 308 GTI la parolina, anzi le paroline by Peugeot Sport. Questa invece, questa nuova Peugeot 508 PSE è totalmente diversa, è un nuovo marchio, non è proprio un marchio, è un submarchio, è un qualcosa che Peugeot ha detto ci siamo anche noi nel mondo sportivo e vi dimostriamo quello che sappiamo fare. Infatti PSE è Peugeot Sport Engineered. Non è un caso che sia nata adesso questo marchio, perché infatti l'anno prossimo, nel 2022, Peugeot sarà protagonista di ben 2 campionati molto importanti, oltre ovviamente a tutti i campionati rally, Pikes Peak, la Dakar. Sarà presente nel WEC, nel World Endurance Championship e anche a Le Mans. Quindi devo dire che la sportività sicuramente in casa Peugeot non manca. Ma vediamo un po' come è cambiata, perché quando magari parliamo di architettura o di design, di solito parliamo sempre di esercizio di stile. Cioè un qualcosa che un'azienda, uno studio di architettura, studio di design, dice noi possiamo fare questo. Cosa ve ne pare? Beh, magari parliamo più di esercizio di ingegneria piuttosto che esercizio di stile con questa Peugeot, perché lo stile è identico a quello della Peugeot 508, ma il reparto sportivo Peugeot ha detto noi ci siamo, noi possiamo fare questo, noi sappiamo fare questo, ma lo sappiamo fare in maniera diversa. Prima di parlarvi un po' di tutte le caratteristiche estetiche di questa vettura, vi dico che inizialmente quando ho letto PSE ho pensato che la E significasse elettrico, perché infatti la nuova filosofia di sportività di Peugeot PSE è appunto questa: non dare un motore potente, un V6 magari o anche un 2005 cilindri da 400 cavalli, ma la maggior parte o comunque buona parte della potenza darla semplicemente da dei motori elettrici. Infatti quest'auto non vuole essere un'auto sportiva, non vuole essere un'auto da pista, ma è un'auto GT, ma al tempo stesso se noi vogliamo spingere sull'acceleratore per qualsiasi caso di sicurezza, ovviamente non per correre in autostrada, beh, quest'auto tranquillamente lo può fare. Oppure magari se siamo, non lo so, abitiamo in montagna, vogliamo accompagnare i nostri figli a scuola e magari purtroppo capitiamo su una strada di montagna con tanti intornantelli, beh, ci possiamo divertire. Ma adesso andiamo a vedere tutte le varie opzioni estetiche presenti in questa vettura che rendono quest'auto comunque più sportiva, ma soprattutto anche più piantata a terra. Ovviamente esteticamente quest'auto è praticamente una 508 normale, chiamiamola così, ma ovviamente ha alcune caratteristiche estetiche che comunque fanno capire che non parliamo di un'auto normale. In primis parliamo di questo colore verde kryptonite presente un po' in tutta l'auto, sia nell'esterno che all'interno, e anche di questo nuovo logo che sono i 3 graffi del mondo Peugeot. Ormai stiamo vedendo davvero su tutte le auto questi 3 graffi, tra l'altro anche dietro, di questa Peugeot 508 PSE, che è probabilmente il nuovo logo che vedremo, come detto prima, ovunque per le Peugeot sportive. Ma a livello estetico, vedete, abbiamo questo flap, che in realtà ce ne sono 3, sono dei flap aerodinamici che appunto permettono un miglior flusso dell'auto. Ne troviamo uno davanti, uno lì nella minigonna laterale e uno al posteriore. Ve li farò vedere subito. Per quanto riguarda invece i cerchi, abbiamo dei cerchi da 20 pollici. Qua sono un effetto particolare perché sono quasi bicolori e mi piacciono parecchio, sono veramente neri come potete vedere, e la cosa che è bella grande è questa pinza, la pinza dei freni, che è a 4 pistoncini, mentre il disco è da 380 mm, quindi davvero dei freni maggiorati rispetto ovviamente alla versione normale, quindi hanno un ottimo mordente. Per quanto riguarda invece la parte frenante posteriore, molti hanno storto il naso, nel senso, mi fai 380 mm di disco anteriore e poi questo freno così piccolo? Sì, ma c'è un perché, perché in mezzo alle 2 ruote, quindi nell'asse posteriore, trova posto il motore, uno dei 2 motori elettrici che nel momento in cui io vado a frenare rigenera.
Quindi non soltanto c'è un freno a disco nella parte posteriore ovviamente, ma c'è anche il motore che quindi va ad aiutare la frenata. Inoltre aggiungo, quest'auto è gommata Michelin Pilot Sport 4S ed è praticamente, insomma, dei pneumatici da corsa quasi, sono dei pneumatici ad altissimo livello. Anche qui vedete la pinna posteriore e in più troviamo l'estrattore dell'aria e magari vediamo se si sente. Spero si sia sentito. Troviamo due scarichi neri, bellissimi, veri. Cosa devo dire rara ultimamente, ma scarichi veri, bellissimi. Torniamo man mano verso l'anteriore. Allora, in primis quest'auto comunque ha un motore termico e due motori elettrici. Qui praticamente qua sotto, rispetto ai sedili posteriori, trovano posto le batterie, ma ve ne parlo subito. Vi ho soltanto fatto capire come è ingegnerizzata la vettura. Cambia anche l'assetto, infatti è un assetto ribassato di 1 mm nella parte posteriore e più larga, sempre nella parte posteriore, di 12 mm, mentre per quanto riguarda la parte anteriore la vettura è più bassa di 10 mm e più larga di ben 24 mm. Inoltre, per dare sicuramente più robustezza, abbiamo all'anteriore e al posteriore una bara antirollio di circa 22 mm di diametro. Come ho detto in fase di presentazione, quest'auto sportiva non è una vera auto sportiva, ma è una GT capace di raggiungere altissime prestazioni, e l'ingegneria di Peugeot ha deciso di non optare per un mega V6 rombante, ma di un semplice 1600 PureTech benzina da ben 200 cavalli e, come detto prima, due motori elettrici, uno all'anteriore agganciato alla trasmissione da 110 cavalli e uno al posteriore di circa 113 cavalli. Quando parliamo di auto elettriche non facciamo 2+2, quindi non sono 400 e passa cavalli, ma sono ben 360 cavalli di potenza massima, capaci di portare quest'auto da 0 a 100 in ben 5 secondi, oppure una ripresa da 80 a 120 km/h in poco più di 3 secondi. Quindi davvero un'auto molto sportiva, e io direi magari entriamo in auto, cominciamo a guidarla insieme, poi magari vicino a una colonnina vi parlo della ricarica di quest'auto, ma vi voglio far vedere bene appunto le varie modalità di guida, che sono ben 5. Vi aspetto in auto. Le modalità di guida sono 5, partiamo dalla modalità 4x4, quella che in questo momento è attiva, poi la modalità Sport, quindi la versione più sportiva con 360 cavalli, praticamente sempre attivi, la versione Hybrid che è la classica, la Comfort che è la versione Hybrid, la modalità di guida Hybrid però più confortevole, quindi volante più morbide, sospensioni più morbide, e poi abbiamo la modalità 100% elettrica. Partiamo, io direi, dalla modalità 100% elettrica, che in realtà conosciamo benissimo. Praticamente il motore anteriore termico e il motore anteriore elettrico smettono di funzionare e funziona solo il motore posteriore, che vi ricordo ovviamente è elettrico. Quindi la batteria dà energia al motore elettrico e quindi quest'auto si trasforma in un'auto a trazione posteriore praticamente. Passiamo alla modalità Comfort, vi ripeto è una modalità semplicemente più confortevole della modalità Hybrid. Partiamo con la modalità ibrida. Vi ricordo che la strada su cui siamo è una strada praticamente chiusa, infatti ci sono delle barriere dietro di me e avanti a me, praticamente è una strada chiusa, quindi ovviamente se vado un po' più veloce rispetto al limite è perché posso farlo, voi rispettate sempre i limiti. Partiamo. Allora vedete, la modalità ibrida parte da elettrico, quindi l'auto parte in elettrico, viaggia in elettrico fino a 60 km/h. Infatti io vado ad accelerare, arrivo ai 60 km/h e come potete vedere si accende il motore termico. Motore termico che in fase di rilascio, quindi io quando vado a rilasciare l'acceleratore, siccome il motore termico comunque è in funzione, funge da generatore di corrente per la batteria. Vedete, io adesso non sto accelerando, il piede è staccato, adesso funzionava da generatore.
e quindi avete visto che quando entrambi i motori erano verdi, quindi le ruote giravano praticamente al contrario, stava rigenerando tramite il motore elettrico la carica della batteria. Passiamo all'altra modalità, che è la modalità Sport. Si accende il motore, infatti, la Peugeot offre i 360 cavalli quasi sempre attivi. Infatti questa modalità, tra l'altro, consuma un po' più di benzina, perché in qualsiasi momento cerca sempre di dare una carica maggiore alla batteria. Quindi se io sto usando il motore in movimento, quando le ruote, o comunque il movimento del motore, chiaramente fa sì che si generi, quindi funziona da generatore di corrente per la batteria. Faccio una prova di accelerazione e vi faccio vedere un po' come funziona. In questo caso avremo una modalità comunque 4x4, vedete? Entrambi, quindi sia, ora accelero un po', sia il motore anteriore termico che il motore posteriore elettrico si attivano, guardate, vedete, anche il motore anteriore elettrico si attiva. Ora sono tutti e tre i motori attivati, come potete vedere, ed è una modalità, questa, bella potente, perché ti dà il 100% dell'energia. Vedete, adesso sta frenando al posteriore ma sta rigenerando all'anteriore tramite il generatore. Modalità altrettanto simile a questa a livello meno di trazione è la modalità 4x4. La modalità 4x4 ha il motore termico attivo, vedete? Il motore termico adesso, mentre sto accelerando, sta generando elettricità per la batteria e la batteria sta fornendo, vedete, energia al motore posteriore elettrico, vedete? Quindi nel momento in cui vado a rilasciare il piede dell'acceleratore, il motore termico, il funzionamento del motore termico genera corrente, e anche le ruote posteriori in fase di, appunto, di rilascio stanno, lo rifaccio vedere, stanno generando corrente. Quindi è un funzionamento 100% 4x4. Ovviamente non parliamo di un'auto che permette di fare grossi sterrati o chissà che, ma più che altro questo a 4x4 funziona magari in un caso di un giorno molto piovoso oppure di strada bagnata. Una cosa bella che voglio farvi vedere di quest'auto è una funzione che avete visto già in queste fasi, ma si chiama eSave. Infatti, se io per esempio sto in autostrada, mi viene in mente la città di Milano, quindi faccio un Bergamo-Milano, un Brescia-Milano, che comunque è un bel po' di chilometri, io voglio fare che arrivo in città centro Milano, dove magari l'auto elettrica fa sempre bene perché la ZTL è gratuita, insomma tante queste cose, l'area C praticamente è gratuita, quindi tante agevolazioni. Che faccio? Accendo la riserva di energia, la imposto al massimo. Cosa fa? Beh, vedete, nel momento in cui io vado ad accelerare, in qualsiasi modalità di guida, ora sto in modalità 4x4 per esempio, il motore termico genera costantemente energia, guardate, vedete? Quindi il motore termico, oltre a dare potenza alle ruote, genera anche elettricità. Chiaramente adesso in 4 ruote motrici le ruote posteriori vengono utilizzate, ma se andiamo per esempio nella modalità Comfort, vedete, nella modalità Comfort come nella modalità ibrida, quando vi ho detto prima che la utilizziamo, l'auto fino ai 60 km/h funziona sempre in elettrico, mentre adesso vedete il motore è acceso, ma guardate, il motore sta funzionando come motore di trazione normale ma anche come generatore di corrente, quindi è una soluzione davvero fantastica. Ma a proposito di corrente, direi che è il caso di andare a caricarla, perché comunque non ho troppa autonomia. Vado a una colonnina e vado a ricaricarla, così magari vi spiego anche la questione batterie, pacco batterie e tempi di ricarica. Allora, ho ricaricato l'auto, in realtà non era scarica, era praticamente carica. Sono stato circa 6 minuti e ha caricato 0,5 kWh, quindi vado a scorrere qui per terminare la ricarica in modo tale che possa andarmi a riprendere il cavo. Perché non è impiegato molto? Comunque la ricarica, ripeto, era già abbastanza insomma buona, era circa l'80%. Perché? Perché comunque il pacco batteria all'interno di quest'auto è di circa
cioè poco di più di 11 kWh, quindi alla fine queste colonnine ricaricano a 22 kW. Con questa presa, vedete, è una tipo 2 da entrambi i lati, io riesco a ricaricare l'auto a questa velocità circa in 2 ore, diciamo in 2 ore, perché ovviamente ci sarà un picco di potenza dopo qualche minuto che ci permette di arrivare a circa diciamo 7, 6,5 kW, perché comunque questo cavo permette di ricaricare massimo 7,4 kW, mentre con l'altro cavo che adesso vi faccio vedere, intanto stacco questo, con l'altro cavo che viene dato sempre in dotazione da Peugeot quando si acquista questa vettura, possiamo ricaricare massimo a 1,8 kWh con una normale presa sciuco, mentre da questo lato vedete anche qui una tipo 2. Quindi alla fine, ripeto, quest'auto l'ho utilizzata prima di venire qui col sistema di rigenerazione della frenata, ma anche col sistema di generatore del motore benzina, che funge anche da generatore, quindi non ho avuto necessità di ricaricare al 100% l'auto. Però questi sono i tempi di ricarica di quest'auto. Tanto comunque la caricherò di nuovo, quindi l'appoggio un attimo così. Questo video è stato più un video tecnico, vi ho spiegato come funziona il sistema di ricarica, come funzionano le modalità di guida di questa vettura, che ripeto sono particolari, mi sono piaciute come auto plug-in. Molti la denigrano, ma devo dire che il sistema ibrido plug-in è molto utile, soprattutto in città, anche nelle grandi percorrenze. Ma se vi va di entrare all'interno di quest'auto, alla guida di quest'auto, vi rimando il video qui in alto nelle schede di Carlo con un fantastico POV sulle strade della nostra bellissima Bari, per immedesimarvi un po' in lui alla guida di quest'auto. Vi ricordo che potete trovarci su qualsiasi canale social e anche sul nostro sito www.wedrive.tv.